Salve a tutti. Allora, quest'oggi io parlerei dell'evoluzione che secondo molti non avviene se non c'è sofferenza, oppure possiamo dirla in altri termini, è la sofferenza che stimola l'evoluzione. Giusto poche ore fa, poco tempo fa, una persona nei commenti mi disse: lei ha detto che l'evoluzione non è portata dalla sofferenza, io credevo invece che la mia sofferenza fosse quella che mi avesse portato ad evolvermi, e l'idea che non possa essere così mi distrugge. E si capisce anche perché allora la sua sofferenza è stata inutile. Perché c'è un'idea molto diffusa che la sofferenza sia una cosa positiva. Perché la sofferenza è vista così positiva? Beh, innanzitutto perché il Dio che ci siamo fabbricati, il Dio che ci siamo fabbricati da 2000 anni a questa parte, sia chiaro, perché i 140.000 anni, 180 prima anni prima non era così, però quelli non contano, non sono mai esistiti. Noi non sapevamo neanche che esistessero gli anni prima. Li abbiamo scoperti, i romani li abbiamo scoperti nel XV secolo, e da lì è sorto il Rinascimento, pensate un po'. Prima non sapevamo neanche che esisteva. Questo Dio che ci siamo fabbricati ama la sofferenza degli uomini. Gli dà fastidio il piacere degli uomini. Tant'è vero che il simbolo di questa religione è un uomo crocifisso in croce. Pensate un po'. Qualcosa di più funereo e macabro non lo potevano fare. E infatti tutti a imitare Cristo, a farsi venire le stimmate, a farsi sanguinare, a flagellarsi, per essere vicini a Cristo, vicini nel masochismo, ovviamente. Quindi noi abbiamo un Dio che da una parte è terrifico perché è uno sterminatore, non è una parola esagerata, ha sterminato l'umanità, ci ha lasciato solo Noè e famiglia, no, non so se mi spiego, ha sterminato animali, piante, esseri umani, eccetera, eccetera. Ha lasciato una famiglia per ogni per ogni animale. E se uno dei due moriva, se ne andava la razza. E della razza umana ha lasciato solo una famiglia, perché solo una gli andava bene. Pensate un po'. E meno male che ci ha creato lui, perché se ci aveva creato un altro non lasciava neanche la famiglia. Ma gli siamo riusciti male. È come la torta riuscita male, che uno la distrugge, piglia e la butta. Quindi noi non siamo graditi a Dio a meno che non soffriamo. Vedi la pazienza di Giobbe, vedi tutte le sofferenze che vengono sempre offerte a Dio, perché a Dio piacciono. Mentre se uno è felice, gli dà un po' fastidio. Per questo gli ordini monastici sono basati sulla sofferenza. Si devono svegliare di notte, andare a pregare, devono pregare tutto il giorno, devono astenersi dal cibo, devono fare digiuni, non devono fare sesso, eccetera, eccetera.
se possibile il sesso non li devono fare neanche i laici. Tant'è vero che i laici addirittura per fare poco sesso gli si dice che non devono avere continenza, cioè non devono usare preservativi perché è peccato, per cui ogni volta che fanno sesso c'è pericolo che gli viene un figlio e spesso gli viene, per cui possono fare sesso molto poco, quasi niente, perché se no si riempiono di figli. È chiaramente un sistema per dire non fate sesso perché a me mi dà fastidio, perché voi vi divertite, io no. Quindi la sofferenza è ben vista, perché se voi soffrite prima io non vi faccio soffrire dopo. Soffrire in maniera crudelissima, cioè arsi vivi all'inferno o al purgatorio. Prima li bruciavano in vita, dopo veniamo bruciati in morte. Penso che neanche Hitler sia arrivato a tanto. Anzi, Hitler in confronto era uno sbarbatello. C'è quindi l'idea che se soffriamo, la sofferenza ci porta bene, ci porta buono. E così in ogni cosa che facciamo ci deve essere la sofferenza. Hai sofferto? Beh, te lo sei guadagnato. Perché le cose bisogna guadagnarsele, non devono avvenire gratis, gratis et amore. E come te le guadagni? Lavorando e soffrendo e lavorando. Quindi già la vita sulla terra è un enigma, perché noi sottostiamo alle malattie, alle pestilenze, agli incidenti, ai terremoti, ai maremoti, alle eruzioni vulcaniche, ai cambiamenti di temperatura, alle insolazioni, al morire di freddo, eccetera, eccetera, no? Già fatichiamo a vivere. In più ci dobbiamo mettere una certa sofferenza, che se no non vale. Cioè non basta la sofferenza che c'è in vita nel cercare di sopravvivere. Quindi tutti sono convinti che se soffrono le cose andranno bene. Ricordo un mio amico che diceva: io mi procuro ogni tanto una piccola sofferenza perché così devio quelle forti. Perché era convinto, come la maggior parte delle persone, che se c'è una sofferenza Dio non ti invidia, no? Come diceva l'Antigone, che gli dei sono invidiosi, no? Degli uomini, che bisogna stare a una mezza altezza, perché se siamo troppo poveri o troppo ricchi, troppo belli o troppo brutti ci possono colpire, dobbiamo apparire invisibili. Questo già al tempo degli dei pagani, che erano tanti, per cui ci si poteva barcamenare fra uno e l'altro. Figuriamoci il Dio unico cristiano da cui non si può scappare. Quindi se io soffro sono a posto. E naturalmente l'umanità guarda a quelli che stanno meglio con invidia.
pensando che loro stanno bene e loro, i più poveri, stanno male. Ora che i poveri stiano male, non ci sono dubbi. Se uno ha problemi col cibo, col tetto sulla testa, coi vestiti, eccetera, sta male. Ma naturalmente i nostri bisogni sono anche relativi all'epoca e al luogo in cui viviamo. Nelle campagne ci si accontentava di molto di meno. In città siamo più soggetti al consumismo, anche se adesso i negozi sono chiusi, per cui solo su internet possiamo fare lo shopping compulsivo. Quello che ci dovrebbe lenire dai mali e che naturalmente non ci lenisce per nulla. La sofferenza è qualcosa che sta dentro di noi e che viene dall'imprinting dato dai genitori. Questo lo so che l'ho detto 1000 volte, ma lo ripeto perché molti non lo capiscono o non capiscono quanto. Molti scrivono: ma io ho scoperto quello che mi hanno fatto i genitori, però sto ancora male. Beh, le cose sono due: o l'avete scoperto e non avete tirato fuori emozioni, oppure c'era altro da scoprire. Tertium non datur, dicevano i romani, non c'è una terza soluzione, o l'uno o l'altro. La sofferenza non è obbligatoria. Non è obbligatoria non solo per vivere, ma neanche per evolversi. Quando io ho capito quello che mi avevano fatto da bambina, cioè ho capito di aver subito non solo abusi, ma anche torture fisiche, io ho chiesto all'universo di risparmiarmene il ricordo e devo dire che l'universo mi ha accontentato. Però sia chiaro, io ne avevo la certezza, l'avevo capito dai miei sintomi e dalle mie fantasie sessuali e da come stavo. Stavo malissimo. Mi lasciavo sempre come ultima chance, l'ultima mia speranza era il suicidio, cioè l'ultima mia soluzione per non soffrire era il suicidio. E io pensavo, vabbè, io domani mi posso suicidare e mettere fine a tutto questo. Ma allora aspettiamo domani, può darsi che accade qualcosa. E così sono campata per diverso tempo. Poi piano piano ho capito e allora ho smesso di desiderare di suicidarmi. E ho capito da dove mi veniva tanto dolore. E ho capito anche di avere delle divergenze dagli altri. Io non ho mai voluto essere come gli altri. Non perché mi sentissi superiore, mai sentita superiore a nessuno, ma perché volevo essere diversa. Non volevo essere simile a nessuno. Volevo essere me stessa, nel bene e nel male. E ho capito alla fine di avere una parte neurodivergente. Me ne infischiavo assolutamente di quello che pensavano gli altri.
Cioè, non è che me ne infischiassi veramente, mi faceva male quello che pensavano, però io non cambiavo. Secondo me potevano essere gli altri a sbagliarsi e Dio ad essere giusta, e Dio essere giusta. E mi accorgevo che io mi facevo tante domande e gli altri no. E mi chiedevo perché. E allora mi chiesi quante cose mi hanno trasmesso che io ho accettato supinamente, e lì ho cominciato a rivedere tutto e piano piano gli schemi crollarono. E a un certo punto è arrivato quello della sofferenza. E a me è arrivato pesantemente, perché quando decisi che non c'era possibilità per me di stare decentemente e dovevo soffrire e portarmi questa sofferenza tutta la vita, dissi all'universo, a Dio non ci credevo, ma all'universo sì, di offrire questa sofferenza per salvare altre persone. Il che vuol dire che non credevo in Dio, ma l'universo l'avevo reso più o meno come Dio, cioè un altro figlio di buona signora che amava la sofferenza degli uomini e degli animali. Naturalmente l'astrale nero ci è andato a nozze e si è presentato alla grande, e lì è successo l'ira di Dio. È successo che io ho incontrato l'astrale nero, ma che ho incontrato anche la persona che mi avrebbe salvato, che mi avrebbe spiegato cosa stava succedendo. E questa persona, unitamente al fatto che io volevo assolutamente restare coi piedi per terra, mi ha impedito di impazzire e di capire cosa succedeva sulla terra. Sulla terra, e non ho pretese di capire il mondo, sono un povero essere, minuscolo e invisibile. E ho capito piano piano che la mia sofferenza, il mio desiderio di sofferenza aveva attirato l'astrale negativo a cui non gli pareva vero di poter succhiarmi energie, di potermi succhiare energia. E allora ho cominciato a risollevarmi, a liberarmi da queste cose. Naturalmente l'astrale negativo si è incavolato ancora di più, mi ha dato addosso sotto tutti i punti di vista. Ha cercato di intortarmi. E facendomi credere che io fossi chissà chi, ma io avevo una voce in testa che mi ripeteva le cose, no? Tu conosci le passate reincarnazioni delle persone, questo è stato questo è stato quest'altro. A me vennero forti dubbi, io dissi no, a me sta cosa non mi convince. E andai da questa persona di nuovo e gli dissi mi sta succedendo questo, ma è l'astrale nero? E lei disse sì. Dico bene, dico non c'ho più nessuna facoltà. E la voce sparì. Poi cercò di infilarmi in testa in altre cose, alla fine capì che io non volevo illudermi di nulla, per cui la smise e mi attaccò, continuò a attaccarmi, ma fisicamente. Ora, se noi non abbiamo paura, le persone non ci fanno nulla, nel senso che siamo protetti, perché abbiamo pure l'astrale positivo. Io ne ho le prove della mia vita. E la nostra sofferenza non è che ci salva, anzi ci attrae l'astrale nero. Per cui quelli che perdonano i loro persecutori, i loro genitori persecutori, non i genitori che hanno commesso degli errori, quelli li facciamo tutti, ci mancherebbe, insomma, no? Il genitore perfetto non esiste. Se uno dice, vabbè, hanno fatto un sacco di fesserie con me, però fondamentalmente mi volevano bene,
non c'è neanche bisogno di perdono, è comprensione semplicemente. Ma se li perdoni perché non riesci a farne a meno dei genitori, delle figure genitoriali, allora uccidi il tuo bambino interiore e l'astrale è ben contento. Quindi la sofferenza, anziché essere un beneficio, è un gradino attraverso cui può arrivare più facilmente l'astrale. E siamo talmente allevati con questo senso della sofferenza nel cristianesimo che facciamo delle cose inaudite, no? Tipo farci venire le stimmate, eritrocemia, mi pare che si chiama la malattia, non me lo ricordo. Quella che fa venire le stimmate, le fa sanguinare gli occhi, fa sanguinare le braccia, eccetera. Che è una malattia psicosomatica, ovviamente. Anche se una volta successe a una mia paziente che non era nemmeno cristiana, il fatto che gli cominciarono a uscire fuori il sangue dagli occhi. Che ce l'aveva una certa Teresa Neumann, mi pare, una santa. Tutti i santi erano squilibrati da morire. E la sofferenza è un indizio che ci dovrebbe allarmare e non tranquillizzare. Una delle vie della sofferenza che vengono appunto celebrate è quella che noi ci scegliamo una reincarnazione sofferente che ci fa soffrire, quindi con genitori, non ti dico come, perché così noi siamo portati ad evolverci, altrimenti non ci evolveremmo. Lo pensai anch'io all'epoca, poi mi sono accorta che non è affatto così, e anzi è il contrario. In America hanno sempre avuto la mania di fare delle sperimentazioni. E io ricordo che quando andavo all'università io, di psicologia, facevano ancora molte sperimentazioni. Adesso che io sappia non ne fanno più tante come allora, però può darsi che sono male informata. E ricordo che una di queste sperimentazioni fu quella del sondare l'effetto dell'aggressività sulle persone. E allora l'esperimento era più o meno questo. Gli alunni che erano volontari, perché in America in genere li pagano, ma da noi no, ci mancherebbe, sa. Erano volontari, lo facevano per curiosità, per apprendere, eccetera, come d'altronde accettai io. Veniva portato l'alunno in una stanza dove c'era lo sperimentatore, il quale gli faceva leggere un brano di un libro di psicologia e poi gli diceva: per favore me lo ripeta. Questo glielo ripeteva e lui diceva: ma lei ha dimenticato un sacco di cose, lei non sa ripetere, lei come farà quando deve fare gli esami? Perché lei è una persona che non ha capacità riassuntive, non ha capacità mnemoniche, ma sembra che non capisca nemmeno bene quello che legge, cioè lo umiliava. Provò a farlo con me e io mi misi a ridere, perché io ero sicura di essere piuttosto brava a ripetere, a memorizzare, eccetera. E capii che quello faceva parte dell'esperimento. Per cui gli dissi: vabbè, mo che mi ha detto questo, che devo fare? Dice: adesso lei deve fare delle domande a una persona che sta nell'altra stanza, e se quella persona risponde bene alla domanda, passa oltre. Se la persona risponde male alla domanda, sbaglia, lei gli deve dare una scossa elettrica che va da 1 a 5 come intensità. Deve decidere lei quale intensità dargli. Anche io gli risposi: guardi, io credo che questo sia appunto l'esperimento,
e cioè nel vedere come la persona che ha subito un'aggressività la ridà agli altri. Io non credo che dall'altra parte ci sia qualcuno che si becca scosse elettriche, ma anche se per assurdo fosse vero, cosa a cui non credo, io non gli darei nessuna scossa elettrica, perché io non do una scossa elettrica a nessuno. Per quale ragione? Perché sbaglia, ma scherziamo. E per cui dico, con me non funziona. Al che lui prima provò a convincermi, poi capì che non era cosa, e allora mi pregò di non svelare agli altri l'esperimento. E io dissi, sì, stia tranquillo, non ne parlerò con nessuno. E così feci. Dopodiché, una del gruppo con cui studiavo, perché io studiavo insieme ad altri, studiavamo e ripetevamo, mi disse, ah, io ho dato 5 come scossa elettrica, perché ero talmente arrabbiata, perché quello che mi ha intervistato mi ha fatto arrabbiare. Dico, come sarebbe a dire? Dico, qualcuno ti fa del male e tu ti sfoghi su un altro. Sì, perché ero arrabbiata. Dico, ma sei una belva. Cioè, dico, a parte che lì non c'era nessuno, ma comunque, tu ti sfoghi su una persona che sta da un'altra parte, che non c'entra niente con quello che hai subito te. Ma che razza di persona sei? Questa stette malissimo, perché io avevo un certo ascendente come personaggio sugli altri, e raccontò poi a tutti che lei quella sera aveva avuto un incidente di macchina che aveva tamponato perché io l'avevo ridotta a uno straccio. E gli altri me lo raccontarono e io dissi, chi se ne frega? Peggio per lei. Non sono una santa. Mi piace aiutare gli altri, ma non sono una santa. La sofferenza, la maggior parte della gente che se la cucca la trasforma in aggressività verso gli altri. Quindi non è affatto vero che la sofferenza suscita la voglia di capire. In qualcuno sì, ma nella maggior parte della gente no. La gente normalmente lo rifà. Come ho già spiegato in altri video, i genitori abusano sessualmente dei figli perché sono stati abusati. Li picchiano perché sono stati picchiati. Ma ci deve essere dentro questa persona un desiderio di fare del male, di rivalsa sugli innocenti, altrimenti non avviene. Naturalmente si può speculare molto su questo e dire, ma vabbè, ok, c'è un innato e c'è un acquisito. Che colpa ne ho io del mio innato e del mio acquisito? Nessuno. Si tratta di capire quella famosa teoria dei tipi logici, che a me piacque molto, che è un libro scritto da Bertrand Russell, che consiglio. Bertrand Russell era un tipo in gamba. Era un filosofo e un matematico notevole. E per cui ogni cosa dobbiamo vederla da un certo piano, cioè sul piano della terra chi ammazza gli altri per il gusto di ammazzare è un delinquente e basta, e va eliminato. Se io lo guardo da un piano superiore, posso dire che quello ha subito, altrimenti non l'avrebbe fatto, è vero. Se lo guardo a un piano ancora superiore, io posso dire che quella persona ha un innato non troppo positivo, su cui si è innestato un acquisito negativo, cioè ha avuto dei genitori negativi, per cui è diventato un Hitler, un eccetera, eccetera. Ma non è colpa, perché magari uno che si è reincarnato molte volte ha avuto la possibilità di acquisire una coscienza maggiore,
per cui non fa del male agli altri perché si identifica. Ma che colpa ne ha di avere meno reincarnazioni? Direi nessuna. Quindi da un certo punto di vista nessuno è colpevole. Ma se da un certo punto di vista nessuno è colpevole, non sono colpevole neanche io se faccio fuori quello che fa fuori gli altri. C'è questo concetto di giustizia, è molto illusorio, perché l'umanità non è giusta, non solo, ma la natura non è giusta. Noi viviamo in un mondo, la Terra parlo, pianeta Terra, non pretendo di sapere cosa succede negli altri pianeti, negli altri luoghi abitabili, per carità, però nel pianeta Terra la vita è basata sulla predazione di altre vite, quindi non è buona. Non mi venite a dire che la natura se ne frega, e non è buona se se ne frega. È come quello che guida l'esercito e manda a morire ammazzato 5.000 soldati perché quelli devono essere impiegati per quella faccenda e quindi se muoiono va bene. È una sua scelta. Quindi se far soffrire è da carogne, soffrire, se si può evitare, voglio dire, è da inconsapevoli. La ricerca della sofferenza per guadagnarsi il paradiso è di una credulità assurda. Noi soffriamo inutilmente, allevando e mantenendo così l'astrale nero. Noi siamo, col nostro senso del sacrificio, i più grandi sostenitori dell'astrale nero. Intendiamoci, ci sono sacrifici che sono benedetti. Sacrificarsi per un figlio, sacrificarsi per gli altri, sacrificarsi per una creatura innocente, sì. Ma sacrificarsi per far piacere a Dio è sacrificarsi per far piacere all'astrale nero, che infatti sulla terra prospera. Un saluto a tutti.